Nella storia sono state fatte centinaia, anzi migliaia di barche diverse, ma il gommone rimane sempre il punto di partenza e l'inizio ottimale per chi vuole fare il primo passo verso il mare. Beh sì, questo in teoria, magari con gommoni normali, ma questo no, questo è molto di più. Grande, potente e sportivo, questo Maxirib è il Sea Infinity R4. Lunghezza fuori tutto 13 metri e 24 centimetri, larghezza al baglio massimo 4 metri e 50. Disloca a vuoto senza motori 4.500 kg e può imbarcare 200 litri di acqua dolce e 1.000 di carburante. Così questo battello arriva ad avere un'autonomia di 250 miglia e se nel mentre l'acqua non vi bastasse, c'è la possibilità di installare a bordo tutti i gadget possibili come il Seakeeper o il dissalatore, così da poter stare in rada per giorni nel massimo comfort possibile. Beh, su un gommone sportivo come questo è davvero una cosa eccezionale. L'anima del Sea Infinity R4 è quella già espressa in tutti i modelli del cantiere di Vincenzo Tuccio. Finora Sea Infinity aveva fatto imbarcazioni, il T4 e il T5, questo è il primo Maxirib che produce. Ma conoscendo i modelli precedenti, progetti firmati da Gianluca Caputi, ho un'ottima sensazione. Tutta la gamma è caratterizzata da carene performanti, disegnate per garantire una navigabilità impeccabile, soprattutto con mare formato. E per arrivare a questo, le linee d'acqua devono essere mediamente strette e filanti. Beh, guardate qua, i volumi di coperta sono davvero grandi e lo spazio non manca. Questa è una caratteristica davvero mirabile perché riuscire a disegnare una carena super veloce con questa abitabilità in coperta, beh, non è una cosa da tutti. Quando hai così tanto spazio però devi anche pensare a come impiegarlo. Ecco qui, la scelta sta totalmente a voi. Sì, perché sono tanti i cantieri che si offrono disponibili alla customizzazione del prodotto sulle esigenze del cliente, ma poi le opzioni reali offerte sono sempre quelle. Su questo gommone invece tutto ciò che vedete può essere modificato o concepito sulle reali necessità dell'armatore. Questa unità che sto per testare oggi è stata predisposta con un grande prendisole poppiero che finisce nella sua seduta fronte marcia nella zona living esterna, il tutto copribile da un tendalino teso su 2 pali di carbonio. E per completare la seduta l'armatore ha scelto questa soluzione: dei comodi puff. Sia l'hardtop che il cassero sono prodotti internamente al cantiere, sono totalmente customizzabili, persino nelle geometrie. L'hardtop, che esce di serie, sarebbe stato più piccolo, ma questa è stata la richiesta dell'armatore e quindi ecco qua. Questo è il bello dei cantieri non massivi. La barca diventa un prodotto realmente sartoriale, creata su misura per chi la possiede. Sotto coperta, una cabina di prua e il bagno separato. Gli spazi sono adatti ad una coppia o al massimo a 3 persone, confortevoli per passare piacevolmente anche più giorni in mare. E anche qui la possibilità di customizzazione è totale. Quindi sotto coperta la conosciamo. In coperta abbiamo visto esserci molto spazio, ma spazio per lo storage? Anche questo non manca. E pensate che questo è solo uno dei 2 maxi gavoni che ha il Sea Infinity R4. E questo è il secondo, la cala di poppa, grande, spaziosa e con tutti i sistemi rigorosamente a vista. Un altro grande prendisole caratterizza la zona prodiera del battello e un tocco di stile? La bitta di prua. Questa è la prua di un gommone. Adesso però non vedo l'ora di provare davvero questo nuovo prodotto di Sea Infinity. Il loro primo Maxirib navigherà bene come gli altri modelli? Beh, scopriamolo. Quando costruisci un gommone devi fare una grande scelta, il dove posizionare i tubolari, se a livello del galleggiamento oppure leggermente sopra. Tutte e 2 le opzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Se i tubolari toccano l'acqua anche da fermi, naturalmente il battello avrà meno rollio durante la rada, però durante la navigazione ci sarà molta più superficie bagnata e quindi molto più attrito in acqua. È normale che su un gommone prestante e sportivo come questo siano stati montati più alti rispetto alla linea di galleggiamento. Questo che cosa comporta? Beh, prima di tutto che avendo meno attrito ha bisogno di meno potenza là dietro a poppa per volare sull'acqua.
e poi in virata il tubolare rimbalza meno sull'acqua, concedendo quindi al battello di piegarsi sul lato e concludere la virata. A questo punto è importante anche però conoscere il dead rise, ovvero l'angolo di chiglia, e su questo battello pensate di 23 gradi. Questo significa che è una chiglia estremamente profonda. Questa barca è stata fatta appositamente per poter navigare su qualsiasi tipo di mare e oggi lo proveremo. Tutto il battello, chiglia, coperta e sovrastruttura sono state laminate a mano in vetroresina. Questo certo vuol dire avere un po' più peso, ma non pensate che per forza un gommone leggero, come potrebbe essere per esempio in fibra di carbonio, sia migliore. Il peso serve per avere più potenza sull'onda quando vai a fenderla e aprirla. Serve quindi per navigare bene. Dietro abbiamo 3 V8 Mercury da 300 cavalli l'uno, ma la potenza massima installabile su questo battello è di 3 motori da 450 cavalli, quindi i nostri 900 cavalli basteranno? Lo scopriremo tra pochissimo. Intanto lo portiamo alla velocità di crociera, che è intorno ai 35 nodi. Il consumo per motore è di 70 litri per ora. Oggi purtroppo il mare è piatto, non c'è tanta onda. Perché dico purtroppo? Beh, perché con queste chiglie, con questi battelli, riuscire a navigare bene, veloci, su mare formato è la cosa, credetemi, più bella del mondo. Ma andremo a cercare qualche ondina, magari ce la faremo anche noi. Quindi chiglia profonda e tubolare alto. Vediamo come si comporta in virata. Arriviamo a 40 nodi. E abbattiamo tutto sulla sinistra. Appena il tubolare tocca l'acqua comincia a rimbalzare, ma è proprio il senso, il lavoro che deve fare, quello di sostentare la barca quando comincia a piegarsi. Chiudo la virata e devo dire che è veramente incredibile perché l'angolo di virata è pazzesco. Riusciamo a chiudere un cerchio strettissimo, le eliche non cavitano e la barca sembra piantata in acqua. Però adesso è il momento che io preferisco, ovvero quello di provare veramente che cosa può fare questo nuovo battello di Seafinity. Il cantiere dichiara di poter arrivare a 50 nodi, quindi come sempre io oggi ho 2 obiettivi. 1, raggiungerli. 2, superarli. Gas tutto aperto, siamo già a 42 nodi. Cominciamo a lavorare col trim. Lo scafo comincia a staccarsi dall'acqua, lo sento molto più leggero e i motori cantano. 45 nodi. Ogni onda sembra che ci sia sotto un cuscino, questa carena è spettacolare. 48 nodi, ancora su di trim, arriviamo al 40%, più o meno dovrebbe essere questo il setting giusto per questo battello. 48 nodi, 50 nodi superati, primo obiettivo raggiunto e adesso arriviamo a cercare la velocità massima. 51 nodi. E 52 nodi e mezzo, ce l'abbiamo fatta! Alla fine, se ci pensate, costruire una barca è un po' come costruire una casa. Se le fondamenta sono buone, se la carena è buona, beh, la barca sarà ottima.